Qui vietato sbagliare. Qua ragazzi, attenzione. E guarda che passaggio qua. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Si parte per una nuova moto avventura. Adesso parto, vado a Limone Piemonte, da dove inizierò la Via del Sale. Praticamente la Via del Sale è una vecchia strada, in realtà è un reticolo di strade da cui dalla costa, da Ventimiglia, portavano il sale nell'interno fino a Limone Piemonte e da lì si diramavano altre strade. Quella insomma un po' più originale, fattibile in moto, in bici e in fuoristrada, per cui bisogna comprare un biglietto, è quella che parte da Limone Piemonte. Quindi adesso mi trovo con dei ragazzi che ho conosciuto da Mille Sassi, devo farmi 560 km da casa mia fino a Limone, dormiamo lì e domattina ci facciamo la strada del sale, che dovrebbe essere 30 km di sterrato soltanto. È quella famosa che trovate le foto su internet col tornante aereo, però sembra che abbiamo trovato un percorso alternativo con un giro che diventerebbero 100 km di sterrato. Comunque adesso vediamo, sto preparando un po' tutto. La mia borsa, mi porterò tante robe, la GoPro e una macchina fotografica, un cambio per un paio di giorni e poi si parte. La parte più difficile è arrivare lì in autostrada alla fine, lunghetta. Qua il bordello e via. Questo è il kit di viaggio. Mi porto questa valigia qua leggera, morbida, della Bagtex, che ho usato già nella Mille Sassi, e basta, non mi porto altro. Sufficiente, sembra che sia 70 litri e l'ho presa con un'altra 30 litri, tutte e due 90 euro, quindi prezzo top. Fermo per una piccola pausa in autogrill. Devastante l'autostrada, mi fischiano le orecchie. Poi il Transalp non è proprio contentissimo, lo porta in questi posti. Però vabbè, senza autostrada ci avrei messo 6 giorni, quindi resisto per gli ultimi 100 km fino a Limone. Via! Ragazzi, sono arrivato in questo albergo a 6 stelle fantastico. Albergo degli anni 70, proprio fuori dagli anni 70 pieno. Adesso fra un po' arriva un altro ragazzo di Milano e poi andiamo a mangiare con l'altro ragazzo di Bergamo. Questa è la suite imperiale proprio, e qua la vista da Limone. Qua adesso ci riempiamo la panza e domani Via del Sale. Tac, pronti? Professional. Transalp, guida da sola. Tipo la Super lì di Kit. Sì. Ehi Kit, vieni qui. Bene, partenza allora. Ok ragazzi, partiti. L'applicazione mi è andata già in crash in un paio di volte. Comunque la Via del Sale deve essere ben segnata, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Adesso sale così. Ieri abbiamo deciso appunto, invece di fare il giro fino a Ventimiglia, di fare un giro ad anello, e abbiamo trovato su un blog che era consigliato, perché la Via del Sale, quella proprio normale, quella per cui paghi, sono solo 30 km. Adesso qua una serie di tornanti, la strada si inerpica per bene, tutto asfalto finora finché non arriviamo al cancello. Vista spettacolare. Qua si parte, strada più stretta. L'ingresso alla Via del Sale è fra 3 km e inizia la sterrata. Mamma mia che saltini qua ragazzi, spettacolo. È bello qua, inizia subito bene sta Via del Sale, bellissimo. Ok, per ora lo sterrato è tenuto bene, sono dei sassi, un po' di braccino da non farsi distrarre. Ho beccato 3 pedoni sulla strada. Beh, qua un paesaggio veramente allucinante ragazzi. Chiaramente senza protezioni bisogna stare attenti, ma non è niente di più difficile di una strada in montagna. Davanti a un quad purtroppo, adesso dovremo trovare il modo di superarlo. Che paesaggi incredibili. Sono abbastanza concentrato sulla strada come sempre, quindi non guardo tantissimo in giro. I paesaggi sono allucinanti. Guida in piedi qua perché sono spesso scossoni, la guida seduta non è il top. Spettacolo, Guarda dove passa. Ok, passato il cancello della Via del Sale, partenza. Per aggiungere un tocco di adventuring, la traccia non ci funziona e quindi va bene così. Qua è rimasto qualche pezzo della vecchia strada militare. Minchia se si balla adesso. Beh, la strada è ben tenuta comunque, nel senso non ci sono sassi enormi per adesso. Qua c'è un pezzo di guardrail. Non ho preso il chilometraggio, comunque
essendo 30 km dovrebbe durare il giusto. E qua adesso svalichiamo di là, sempre a stare attenti perché è in due sensi, ma comunque la mattina spero che non ci sia nessuno che la fa al contrario. Ragazzi, cosa si vede qua? Minchia, che posto, mamma mia, spettacolo sto laghetto qui, mamma mia ragazzi. Ogni fotogramma di questo video potrebbe essere un quadro. 9:21, poca gente in strada, guarda che malghette. Qua siamo nell'altro versante. Allora, la strada scende un po', costeggia questa montagna, la temperatura è perfetta, ci saranno 15 gradi, 15-16 gradi. Che valle selvaggissima. Questo qui ha sbagliato strada, dove andare al mare e invece sta andando sulla via del sale, carico come una bestia. Restiamo in sospasso sosterrato. Qua è tutto il versante praticamente in ombra. Lì ho perso un punto panoramico e vabbè, vedremo dopo. Qui è bella stretta, bisogna stare attenti perché qua a fianco c'è un bel salto, però mi sento sicuro per adesso. Ma rallento un po' le prese della mano sulla manopola perché bella stretta. Qui vietato sbagliare. Mamma mia, che panorami ragazzi. Beh, farla con la macchina, già ci vogliono i coglioni a farla in un senso, ma doppio senso, amico mio, guarda questo. Vabbè, rispetto, io con la macchina non la farei mai, non esiste. La grande che ci fa passare. Ok, ok, qua c'è il tornante a lato, figa. Qua bello sconnesso, bisogna stare attenti. Qua ragazzi, attenzione. Qua non è proprio un punto simpatico per fermarsi, magari ci fermiamo qua, anche se è molto rognoso. Questo è il famoso tornante a lato. Questa cade giù a manetta se la appoggio. Puttana che caldo, mamma mia che salto, wow, a little jump. Se finisci sotto non è buono. Siamo ripartiti dal tornante a lato, che vabbè, figo se lo vedi al drone ovviamente. Temperatura si sta scaldando, tanta roba sto posto. La quota massima che raggiungiamo oggi è 2003, perché comunque è un saliscendi continuo, non è che si sale soltanto. Qua più impegnativo, Sassoni. Comunque il transalto sale tranquillamente, basta dare un filo di gas e non impantanarsi qua nella pietraia. Qua è una pista da National Geographic e costeggiamo sempre oggi praticamente il confine tra Italia e Francia. Siamo proprio al bordo, cioè quelle montagne là sono in Francia, fondamentalmente è una strada di confine. Che posto top! Comunque questo è il bello, secondo me, almeno dei max enduro bicilindrici, che ti puoi fare 500 km di autostrada, chiaro non a cannone, e poi puoi fare una strada del genere. Una versatilità stupenda. Allora, qua la parte bella impegnativa, salita, sassi smossi, sei a fianco della roccia, sicuramente più impegnativo del pezzo fatto finora. Strada bella pulita, guarda che passaggio qua, Inside Rock, e qua si ritorna in una fascia in cui si vede la vegetazione, si scende un po'. Adesso abbiamo il tratto nel bosco con tornati pezzi di strada militare, che per assurdo è più sconnessa della semplice strada sterrata. Abbiamo preso la deviazione per la Brigue e ora andiamo su, vediamo di sorpassare queste due simpatiche macchine e via. Grande pandino che mi fa passare. Ok, adesso andiamo in questa direzione qua, nuvole temporalesche, spettacolo da paura, e si scende. Ok, non si va verso il temporale. E adesso
Questa parte qua è bella impegnativa, più che altro perché è pieno di questi cazzo di salti di roccia, quindi hai colpi su colpi su colpi. Adesso siamo in questo pezzo nel bosco, abbiamo passato un tratto veramente impegnativo in cui abbiamo incontrato di tutto, addirittura uno con il sidecar che stava risalendo, non so come abbia fatto perché io avevo difficoltà a scendere. Tutte moto vecchie comunque abbiamo incontrato, Africa Twin, Dominator, anche un Transalp 650 come il mio. Oh, questa è la Brig, vuole farsi attendere, stiamo veramente perdendo quota di brutto, lo scenario però rimane sempre fantastico. Siamo usciti dalla strada sterrata finalmente, polverosissima, qua fabbriche abbandonate, chissà cos'era questa. E adesso siamo alla disperata ricerca di un ristorante. Siamo scesi di moltissimo, quindi le temperature sono salite, si sente, e se possibile sono più impolverato della 1000 sassi, con quella polvere bianca finissima è entrata ovunque. Questa è la Brig, centro del paesino, dove ci siamo fermati per pranzo, proprio carino. C'è qualche problema di inondazione secondo me, quando piove qua, il posto è proprio bello. Ok, abbiamo fatto pranzo con un ottimo panino e adesso torniamo indietro al Limone facendo il giro praticamente. Google Maps dice che è aperta la strada, ci fidiamo di un algoritmo californiano piuttosto che delle indicazioni dei locals. 45 km 2 ore. Carino il paesino comunque, molto bello. Quindi adesso abbiamo asfalto per un po' e poi dovremmo tornare nello sterrato. Comunque sono strade molto belle, qui scavate nella pietra, cioè qui si è portato via la strada, impressionante, madonna santa, che devastazione. Qui sarà venuta giù una portata d'acqua il quintuplo di quanto ne poteva tenere questo fiume, che adesso è un ruscelletto. Ah, qui siamo a Tenda, molto carino il paesino, veramente molto carino, cimitero in cima lassù, tutto bello colorato, proprio bello. Alloggio Vini Astigiani, viva la Repubblica. E sopra ci sarà stato un castello. Mamma mia che cosa deve essere stata questa alluvione, devo andare a vedere qualche video. E qua gli ha portato via il ponte praticamente, pazzesco. Guarda qua che roba, il fiume ha invaso praticamente tutto. Questa casa era in mezzo, riassistita, ma aveva il fiume intorno, impressionante. Continui a restringere i fiumi nei loro letti e poi il fiume, quando si ingrossa, si riprende quello che era suo. Tunnel del Col di Tenda chiuso e noi faremo la strada vecchia, che la chiamano i 52 tornanti o una cosa del genere. Guarda, lì c'era un bunker della guerra addirittura. Comunque quando fai tutto questo sterrato ti rendi conto di che fantastica invenzione sia l'asfalto. Guarda qui come ha divelto il guardrail, preso, accartocciato e l'ho messo da parte. Ok, qua dobbiamo tornare indietro perché è il tunnel del Col di Tenda che è chiuso, quindi facciamo la vecchia strada che la chiamano dei 52 tornanti perché è casino di tornanti e poi risbuchi in cima al Col di Tenda. Dovrebbe essere asfaltata per un pezzo e poi sterrata e si risale di brutto, quindi adesso ci spariamo tornanti come se non ci fosse un domani. Che se la vedete sulla cartina, magari vi metto la foto, è veramente una strada in cui c'è un tornante dietro l'altro e poi la gente si lamenta del Gavia. Siete qui a fare la strada del Col di Tenda. Sì, comunque non è una strada, e qua che ci sarà stata all'osteria. Guarda come è venuto giù il tetto di pietra, che posti dimenticati da Dio. Adesso ci sono i tunnel, svalichi le montagne come se fosse niente, non ti accorgi nemmeno. Prima c'erano proprio queste strade veramente pericolose da fare, sia in macchina sia con i carri, specie d'inverno qua quando faceva neve. Mamma mia che posti. E tu pensa a questi che vivevano in queste case, probabilmente erano locande o cose del genere. Ma guarda com'è la strada, bellissima comunque, da fare assolutamente questa qua del Col di Tenda, consigliata, Transalp approved, poi tenuta bene alla fine, non c'è uno sterrato tranquillo. Ecco, quasi arrivati, quello lassù è il forte, adesso ci fermiamo un secondo a fare due foto e siamo proprio in cima, l'ultimo, credo gli ultimi due tornanti e siamo arrivati. E gli ultimi tornantini, 2,55, bel giro, dopo praticamente siamo arrivati. Dove cazzo va questo col Ducato? Ah, qua ecco dove sbuchi sopra. Eccoci qua. Qua dove eravamo stamattina credo.
Ah no, arriviamo da sopra, quindi eccolo il forte Madonna del Colle, la via del sale mountain bike. E teoricamente qua siamo rientrati in Italia. Che spettacolo sto forte. Vediamo dove sbuca. Era enorme sto forte. Spettacolo. Ecco, questo è il forte del Col di Tenda, foto doverose che abbiamo fatto e adesso finita l'avventura, torniamo giù a Limone e abbiamo concluso. Quindi strada del sale fatta, anche questa tacca nel curriculum motociclistico c'è, molto corta, molto spettacolare, vale sicuramente la pena, da non fare con moto che non sono adatte, ecco, venire su questi posti qua con un Harley per esempio, una moto stradale, è da folli. Ma guarda che panorama, questa è la location perfetta per fare delle foto di moto adventure. Poi d'inverno deve essere ancora più bello perché c'è la neve e cambia completamente il paesaggio. Ma il forte è veramente enorme, guarda quante bocche di fuoco, chissà quanti soldati ospitava. È un buon segno comunque che questi forti siano stati abbandonati, vuol dire che non c'è più bisogno di difendere i confini, il che non è poco. Ecco ragazzi, mi sono fermato per una pausa di rientro in autogrill dopo 180 km, me ne mancano ancora 260. Il Transalp va da Dio anche ai 140 in autostrada, il che è incredibile. Questo è lo stato in cui è ridotta la moto, tipo la 1000 sassi. Eccola qua, tutta bella impolverata, ha bisogno di una lavatina. Tutto bello lercio. Io puzzo come una capra perché ho sudato veramente come non mai e adesso faccio pieno e arrivo direttamente a casa. La mia opinione sulla strada del sale è estremamente positiva, mi è piaciuto un sacco. L'unica cosa negativa che non mi è piaciuta è che dura poco, quei 30 km. Comunque alla fine avevo zerato il contachilometri la mattina e abbiamo fatto circa 150 km, diciamo 130 totali, 150 km totali, in 130 sono sterrati, completamente sterrati. Sono dei punti un po' più rognosi come avete visto nel filmato, ma paesaggi top. Le tracce GPX sia da Limone a Ventimiglia sia il giro che volevamo fare, poi non abbiamo potuto fare perché c'erano alcune strade chiuse, ve le lascio in descrizione, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!